Ciao, sono Giulia e vi do il benvenuto nel sesto episodio dei vlog del mio viaggio in Giappone. Dichiarazioni? Damon uscitate, peccato per il tempo, però l'atmosfera è veramente marinaresca, bellissimo. Cosa stiamo per fare? Stiamo per fare un'isola, tratto di costa naturale, da ponte a ponte, con le bici. Oggi una meta che forse non conoscete, siamo sempre nella prefettura di Kyoto, ma stavolta sul mare. Amano Ashidate è una delle 3 piste panoramiche più belle del Giappone. È una lingua di sabbia lunga 3 km dove si ergono circa 8.000 pini. Si può percorrere a piedi in 45 minuti o in bici come abbiamo fatto noi. È possibile noleggiarle da entrambi i lati della baia, quindi noi le abbiamo affittate da un lato per poi restituirle dall'altro. Purtroppo era una giornata piovosa e non siamo riusciti a godere al 100% del bellissimo paesaggio. Abbiamo percorso tutto il tratto di quasi 2 km in bicicletta, il tempo non è bello, di conseguenza il costumino non è servito. Finito il bellissimo giro in bici, siamo arrivati alla stazione funicolare di Fuchu. Ma abbiamo scelto di prendere la seggiovia, era la prima volta per entrambi e ci è piaciuto un sacco essere immersi nella natura in quel modo. Queste musichette. È stata un'esperienza divertentissima, qui sei a contatto con la natura, se ti guardi dietro vedi il panorama che tanto dobbiamo fotografare, venite con noi. Nel mentre aveva ripreso a piovere e quindi abbiamo deciso di fermarci a mangiare in un ristorante che si trovava affacciato sulla baia e faceva un buonissimo curry. Siamo poi tornati nel punto panoramico perché si dice che piegandosi all'ingiù con la testa fra le gambe, la lingua di sabbia dovrebbe sembrare un drago nel cielo. Questo non posso confermarvelo, ma ci siamo divertiti a rispettare anche noi questa tradizione che si chiama Matonozoki.
Tornati giù con la seggiovia abbiamo preso l'autobus per Ine, un paesino di pescatori che si trova tra il mare e le montagne, dove vivono poco meno di 2000 abitanti. Abbiamo cominciato con un tour in barca di circa mezz'ora e sembra che l'attività preferita fosse dare da mangiare ai gabbiani e ai falchi. Infatti nel negozio in cui abbiamo preso i biglietti vendevano anche cibo per uccelli. Il mare aveva un colore pazzesco, dato dal verde delle montagne che si rifletteva nello specchio d'acqua. Abbiamo poi fatto un giro a piedi per il paese, dove si trovano principalmente abitazioni, qualche bar e dei piccoli artigiani. Cosa dire? È stato un bel tour, eravamo quasi gli unici europei, gli unici italiani, è stato bellissimo, la Bali è bella, sembra di stare fra la Thailandia e la Cambogia, è un Giappone completamente diverso. Siamo riusciti a vedere un sacco di ricci e stelle marine, diversi gatti e anche delle scimmie. La giornata si è conclusa nel modo migliore di tutti. Mentre aspettavamo un autobus che probabilmente era già passato, una coppia in macchina si è fermata e ci ha chiesto se volevamo un passaggio. Noi abbiamo detto che dovevamo andare ad Amanoshidate, che dista quasi un'ora da Ine, e loro però sembravano felici di accompagnarci e quindi, anche se ho temuto che volessero rapirci, abbiamo accettato il passaggio. È stato molto bello, loro ci hanno detto che erano di Tokyo e noi gli abbiamo parlato dell'Italia. Quando poi hanno saputo che eravamo appassionati di city pop, ci siamo messi a sentire qualche canzone e a canticchiarle insieme. Grazie ancora ragazzi di cui non sappiamo il nome, è stato bellissimo. Che stiamo a cambiare la posizione del sedile. Cioè prima eravamo di là, no? Adesso siamo di qua, in direzione treno. Giuro che non avevamo mai fatto, stavamo per amputarci due gambe. Buongiorno! No, non ci siamo svegliati magicamente a Tokyo, abbiamo preso lo Shinkansen e dopo aver lasciato le valigie in hotel ci siamo diretti a Shimokitazawa. Ci siamo subito allontanati dalla stazione nonostante ci fosse un bel mercatino perché le api erano impazzite e abbiamo quindi fatto un giro per i negozi, in particolare quelli di dischi usati.
Eravamo a caccia di vinili City Pop. Ho fatto qualche acquisto interessante e sono abbastanza soddisfatta. Avevamo i tempi strettissimi e presto scoprirete perché. Quindi al Tempio Kotokuji è stata proprio una toccata e fuga. È una meta simpatica, il tempio è infatti dedicato ai Maneki Neko, i gatti della fortuna. Ce ne sono davvero tantissimi ed è infatti un luogo molto turistico, ma non lo definirei una meta necessaria. Siamo poi corsi in hotel a cambiarci perché avevamo programmato una fantastica serata karaoke. Grazie alla mia amica giapponese e ad un'altra sua amica super esperta di karaoke siamo riusciti a godere appieno di quello che per i giapponesi è un must. Dopo aver cantato, mangiato ed esserci divertiti un sacco, ci siamo diretti a Shinjuku, più precisamente a Kabukicho, dove abbiamo visto Godzilla e abbiamo concluso la serata salutando il gatto 3D. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo la prossima settimana con l'ultimo episodio della serie. Iscrivetevi per non perderlo. Ciao!